Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di BYD Dolphin Surf. Questa è la versione Boost, quindi la versione quella intermedia, ma con la batteria più grande, perché c'è una versione con la batteria da 30 kWh, questa è la versione con la batteria 43 kW e 2. Poi c'è anche una differenza di potenza, perché in questo caso qua abbiamo 88 cavalli, mentre esiste anche una versione sempre con la batteria più grande che ne ha 150 di cavalli. E secondo me questa è la versione più centrata, perché non ho provato la 150 cavalli, di sicuro sarà un mostro di velocità, di ripresa e tutto quello che va dietro, ma per l'uso che dobbiamo fare di quest'auto, secondo me, va benissimo questa. Abbiamo comunque una ricarica in AC di 11 kWh e abbiamo una ricarica in DC fino a 85 kWh, il che significa caricare questa batteria in 20 minuti dal 10 all'80% tranquillamente. Perché vi dico questo? Vi dico perché chi prende un'auto così non penso che farà dei viaggi lunghissimi, che quindi ha bisogno di andare in autostrada a ricaricarlo per tutto quanto. Sarà un uso cittadino, un uso qui vicino, dove faremo 150-200 km, diciamo così, e in effetti sarà quello che farò oggi io, perché andiamo via tutta la famiglia, saremo in 3, io, mia moglie e mia figlia all'interno, andiamo qui a fare un giretto nelle pianure tra il Veneto e il Friuli e vedremo quali sono i consumi. Logico che saranno dei consumi un po' strani perché abbiamo una bellissima giornata di sole oggi, ma ci sono 0 gradi, quindi sto col giubbotto perché fa anche un po' freddino. E sapete tutti che quando fa freddo la batteria si consuma più facilmente e non ha la resa delle temperature di 20-25 gradi, anche perché poi accenderemo il riscaldamento. Bene, partiamo a vedere come è fatta l'auto, andiamo a vedere il bagagliaio come è fatto e tutto quanto, lo spazio. Cosa dire di quest'auto? Allora, io per quel poco che l'ho usata fino adesso sono 2 auto in una. Sono 2 auto, come ho già fatto il video di notte, perché ieri sera ho fatto il video di notte, e nel frontale c'è una cosa, nel posteriore c'è meno cura secondo me, però è 2 in auto in uno perché è un'utilitaria, ma all'interno l'abitabilità è come fosse un monovolume. Io ho ritrovato il discorso del monovolume anche qui, la plancia dal vetro al volante, c'è tanto spazio, c'è tanta aria, è tanto alta. Quindi io la vedrei come una piccola monovolume, se possiamo dire così, visto che BYD, ho già provato la Series 6 l'altro giorno e sta tornando con le station wagon, secondo me qua voleva riproporre anche un po' la monovolume, cioè l'utilitaria monovolume, l'utilitaria fatta per tutta la famiglia. Comunque siamo a 3,99 m, quindi sotto i 4 metri, e c'è un'abitabilità impressionante, a parte il bagagliaio che è un po' piccolino, ma comunque i suoi 300 litri ce li ha. Diciamo che farebbe parte della categoria dell'appunto, della Fiesta, tutte quelle auto che ci hanno accompagnato dagli anni 90 agli anni 2010. Quindi non è un SUV, è un'utilitaria monovolume secondo me, io la metterei su quella categoria là e speriamo che tornino perché lo spazio è veramente tanto e l'aria è veramente tanta. Quindi adesso andiamo a vederla e vediamo come è fatta. Allora, partiamo sempre dal frontale, secondo me è la parte esteticamente più ben riuscita, è quello che mi piace più di tutti. Ad esempio la mia figlia l'ha vista e mi ha detto: papà, che brutto posteriore che ha. Mia moglie ad esempio gli piace tantissimo, anzi addirittura vorrebbe cambiare la Twingo per questa, perché si è innamorata. Mi ha detto: mi andrebbe bene anche questo giallo lime, che è il colore base, che quindi non dovete neanche pagare un sovrapprezzo. Ha detto: se lo facessero rosa cipria mi piacerebbe ancora di più, per una donna sarebbe perfetto. Bene, allora, come vi dicevo, questa è la versione Boost, quindi non è la versione full optional che ha i fari a LED. Qui abbiamo gli indicatori di direzione che sono alogeni. Per quanto riguarda i fari di posizione sono comunque a LED, mentre il faro principale è alogeno anche questo. Allora, il frontale a me piace tantissimo, sembra un po' un'auto sportiva italiana, ma ha qualche richiamo. Poi visto così, guardate com'è fatta. È veramente un bellissimo frontale. Qui vedete che c'è la predisposizione per la telecamera 360 che non ha questa versione qua, il radar e poi abbiamo tutti gli ADAS possibili immaginabili. Ecco qui il bellissimo vetro, vedete qua c'è la telecamera sempre per gli ADAS. Auto Torino, che ringrazio tantissimo, è la concessionaria di Portogruaro in provincia di Venezia che mi ha dato la possibilità di fare questo video. Grazie ancora ragazzi di Auto Torino.
e questo è il frontale, molto molto interessante secondo me. Adesso andiamo a vedere la parte laterale. La parte laterale io adesso ve la faccio vedere e ditemi voi cosa ne pensate. Qua va di gusto. Io quello che trovo è che i cerchi sono veramente piccoli, cioè sono delle ruote piccoline per la misura dell'auto, per quelli che siamo abituati adesso a vedere l'auto. Ah, bella, questo colore qua secondo me è il colore suo azzeccato. Allora abbiamo dei cerchi, scusate, abbiamo delle ruote qui da 185, 55 raggio 16, 87 V. Belli questi cerchi bruniti, mi piacciono tantissimo, questo colore grigio antracite. Sono delle ruote comunque dell'Hankook e anche nell'altra BYD che ho provato aveva sempre l'Hankook e sono delle ruote molto valide. Secondo me come ammortizzazione una delle migliori auto che ho provato fino adesso come utilitaria, veramente tanto comfort. Queste ruote qua che vi dicevo dell'Hankook Ion sono sempre, vedete, per auto elettriche e stanno facendo un buonissimo prodotto. Poi qui abbiamo dalla parte del passeggero, diciamo così, la ricarica come vedete sia in AC che in DC, eccola qua, torno a ripetere 85 kW massimi e abbiamo 11 kW per la presa domestica o per la ricarica a frequenza alternata. Eccoci qua. Qua lo specchietto, qui abbiamo l'indicatore di direzione piccolino qua, comunque andate a vedere il video che ho fatto di notte e questa è la vista laterale. Mi sembra va a gusto, ecco, va a gusto. Abbiamo comunque anche qui già l'antenna a spina di squalo, vedete tutta gialla anche qua e questo super alettoncione qua, vedete qua che bello che è. E con questo sole qua fa la sua figura, molto interessante. Bene, adesso volevo farvi vedere la parte posteriore, bello questo alettone enorme, praticamente fa da pensilina perché non piova. In effetti non abbiamo neanche il tergicristallo dietro qua, qui abbiamo il vetro che è molto piccolo come misura, però in manovra non c'è problema perché comunque abbiamo la retrocamera già di serie. Fate conto che questi qua sono 26 cm di vista, comunque giusto per vedere il specchietto retrovisore. Qui la scritta BYD, qua abbiamo Dolphin Surf e queste cose qua. Per quanto riguarda i fari abbiamo un cost to cost da quella parte lì, continuo tutto qua, super riconoscibile. Andate a vedere il video che ho fatto di notte, che così capite un attimino come l'ho fatto. E adesso andiamo a aprirlo. Apertura manuale, ok? Non abbiamo una cappelliera che, adesso vi avvicino qui la telecamera, vedete non c'è nessuna cappelliera. Abbiamo comunque tutto ben rifinito qui in moquette e anche all'interno, ma prima di farvi vedere l'interno e misurarlo volevo farvi vedere cosa danno in dotazione. Allora, abbiamo il kit di primo soccorso e di gonfiaggio, tutto BYD, guardate come sono rifiniti. Poi abbiamo un'altra borsa enorme, eccola qua, sempre della BYD, marchiata, con tutto quanto la cerniera e tutto. E qui abbiamo solo il cavo per andare alle colonnine, quindi una borsa del genere solo per un cavo, guardate com'è rifinita. Allora, sono particolari, sono sempre particolari che secondo me fanno la differenza, eccoci qua. E magari poi abbiamo anche il nostro bel carichino da usare a casa, carichino domestico, eccolo qui, già di serie, con una presa asciugo, ok? Tutto questo viene dato di serie. Perché vi porto queste cose qua? Perché ho visto altre video recensioni ma nessuno ne parla di cosa danno in dotazione. Allora, sappiamo che questo è già all'interno. Bene, qui dentro cosa c'è? C'è la nostra cappelliera, sì, scusate, il nostro fondo che si può togliere, guardate come è rifinito, molto molto bene. E poi qui sotto abbiamo un bel pozzetto, che ecco qua, guardate che profondità ha questo pozzetto qua. Sono 20 cm tranquillamente e qua potete mettere anche una valigia sotto e poi riporgli sopra il piano se dovete andare via. Dopo il cavo magari potete metterlo dove volete. Sarebbe bene che avesse fatto anche davanti un piccolo frank che di spazio ce n'è. Comunque dopo vi farò vedere un attimo come è fatto il vano motore. Secondo me lo spazio c'era per mettere un frank davanti per imporre un cavo. Come è il solito mio,
metro alla mano e misuriamo un attimo il bagagliaio. Allora, quel buco lì che vi dicevo è profondo 18 cm ed ha una larghezza media di 56 cm, quindi se avete una valigia che fa 17 cm e larga 55, la potete schiaffare sotto là. Adesso andiamo a mettere il piano sopra, prima però di dimenticarci, mettiamo tutte le nostre valigette che abbiamo trovato sotto, altrimenti ce le dimentichiamo. Mettiamo qua sotto tutte le nostre valigette e adesso andiamo a mettere il nostro bel piano, in modo che ci stia tutto quanto. Molto pratico, guardate qua, 2 secondi, è fatto. Ecco. Qui abbiamo anche dei ganci tutti in metallo, all'interno ne abbiamo 1, 2, 3, 4 ganci di metallo. Il nostro bagagliaio quanto fa? Fa 50 cm in profondità nella parte posteriore, nella parte più sotto fa 54 cm per l'esattezza ed una larghezza di 1 metro. Poi qui i sedili sono molto inclinati, quindi andrò alla fine che sono 20 cm. Partiamo a 54 per arrivare a 20, perché è tipo un cono fatto così, qua chiude così, qua poi chiude in questo senso qua e si accorcia tantissimo. Ma se dobbiamo mettere delle valigie, dobbiamo mettere delle borse da spesa, eccetera, spazio ne abbiamo. Se poi vogliamo abbattere i sedili, si tirano queste leve qua, vedete? E si possono abbattere. Adesso il sedile davanti è troppo... Allora, aspetta che facciamo così, tiriamo avanti il sedile, così abbattiamo, eccoci qua, così misuriamo anche il bagagliaio in questo senso qua. Abbiamo un bel scalino molto alto, mi piace tantissimo come sono rifiniti, ci mettono tanta cura. Allora, il sedile impostato un po' più avanti, siamo a 1,30 m di profondità col sedile abbattuto, quindi spazio ne avete a volontà. Adesso direi andiamo a vedere gli interni, così vediamo anche come si sta dietro. Bene, adesso provo a salire dietro, vi faccio vedere quanto spazio c'è. Allora, la porta innanzitutto praticamente si spalanca, si apre tantissimo. Il pavimento, come vedete, è piatto, non ci sono avvallamenti né niente. Mi siedo dietro, eccoci qua, sono seduto davanti, il sedile è impostato nella mia altezza, quindi 1,80 m. Chiudo la porta e ci sto comodamente. Un po' claustrofobico questo finestrino qua, mi ricorda moltissimo la Toyota CHR che aveva questo finestrino molto piccolo, però abbiamo la maniglia, cosa non scontata, però dietro, come già, torno a ripetere nel video che ho fatto delle luci interne, non c'è nessuna luce, né sul bagagliaio né nella parte posteriore. Per quello che vi dicevo prima, è 2 auto in uno, perché non abbiamo niente dietro come comfort, non abbiamo prese USB-C, non abbiamo prese climatizzazione, non abbiamo nulla. Quindi davanti tantissimo, dietro ci mancano tutte le luci e quello che riguarda le bocchette dell'aria. Adesso vi faccio vedere un attimo gli interni. Questa è la vista di chi si siede dietro. Quindi abbiamo questo bel bracciolo qua enorme col portacellulare lì. In questo caso non abbiamo la ricarica wireless perché, torno a ripetere, è la versione boost in questo caso qua. Dei bellissimi sedili davanti, vedete come è fatto, ricorda qualche auto, però sono fatti molto bene, anche la rifinitura della pelle, i fianchetti, guardate che le cuciture a vista, qui in semipelle. Torno a ripetere, siamo nella versione boost, nella versione intermedia. Qua abbiamo gli airbag, abbiamo un piccolo gancetto dove appendere la giacca, le cinture non sono regolabili in altezza, non so se si vede. Vedete qua abbiamo le plafoniere per quanto riguarda lo specchietto, il parasole davanti, quindi la luce qua, doppia plafoniera, più anche luce qua. Abbiamo le maniglie per appendersi qua e qua, bellissimo questo tessuto qua in nero, si sente che è di spessore, di qualità, è anche molto morbido, come anche il bracciolo qua è fatto bene, mi piace, lavabile. Qui sotto abbiamo un vano porta oggetti e vedete il pavimento come è piatto. Guardate anche la qualità dei tappetini, è molto alto. Se penso ai tappetini che ho io sulla Twingo, che sono un foglio di carta praticamente, qui abbiamo dei tappetini di qualità molto alta. Anche qua tutto rifinito in pelle e con le cuciture a vista. E questo è il quanto. Adesso vi faccio vedere i sedili nella parte posteriore. Vedete anche dei bei poggiatesta grossi e fatti bene. I sedili sono tutti traforati con gli attacchi Isofix qui sotto. Stiamo parlando di un'auto utilitaria, non stiamo parlando di un SUV o cose del genere.
auto che parte dai 18.000 euro per arrivare fino ai 25.000 euro in una versione top. Poi ci sono varie offerte, quindi io di prezzi non ne parlo mai perché ogni volta c'è l'allestimento che cambia, c'è i vari prezzi che cambiano, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso saliamo davanti così andiamo a vedere un attimo come è fatta. Prima di salire davanti però volevo farvi vedere un attimino come è fatta la porta posteriore. Qui abbiamo plastica rigida, qui un finto richiamo a questa pelle qua, anche qua invece qua è morbida, qui abbiamo sempre la pelle grigia con l'incucitura a vista, qua invece è plastica. La maniglia bella, grande, si può prendere tranquillamente, con dei portaoggetti anche qua direttamente nel nostro... Vedete che non ci sono le casse posteriori, lo sto notando adesso, non vengono messe le casse posteriori. Ok? Poi abbiamo la parte anteriore, qui si sale, qui abbiamo una plastica un po' diversa, più lavorata, tutto morbido qua e anche per quanto riguarda il poggiabraccio, anche qui la plastica è grigia e richiama questa pelle, scusate, questo tessuto, e però è rigido, come anche qua tutto rigido, qui ci sono le casse, qua ci sono dei portaoggetti. Abbiamo i finestrini elettrici anteriori e posteriori, il blocco delle porte e tutto quello che riguarda gli specchietti. I sedili sono elettrici sia per quanto riguarda il passeggero che il guidatore e è un sedile bellissimo e super comodo. Ditemi cosa ne pensate, secondo me sono dei sedili molto molto belli e anche il volante tagliato sotto, un bel volantino. Adesso saliamo su, qui c'è scritto BYD Design, qui abbiamo il nostro sensore che ci controlla 24 ore su 24 come stiamo guidando, se abbiamo la tensione sulla strada, altrimenti ti dice stai attento a cosa stai facendo. Plastiche qui tutte rigide, tutto rigido, come plastiche interne qua, non abbiamo nessuna morbidità, diciamo così. Qua invece è morbido, qua è già più morbido, qui abbiamo l'alza e abbassa il volume, i tasti principali per il climatizzatore, il doppio indicatore di direzione, qui abbiamo il nostro cambio, dopo andiamo a vedere, start and stop per accenderla, il porta cellulare che non è ricarica wireless, qui sotto, vedete là, abbiamo cosa? Una USB-C che ricarica fino a 60 watt, un lettore di micro SD per vedere video o foto e poi abbiamo una ricarica USB a 18 watt. Poi sotto qua, come vedete, c'è un vano portaoggetti molto capiente con il nostro bracciolo in sospeso. Diciamo che qua vedete che c'è poco spazio per andare a mettere le prese USB, però una volta che avete collegato il cavo ve lo portate qua sopra. Poi qui abbiamo due portabicchieri, per quello che vi dico qua sembra un po' un monovolume da questo punto di vista qua. E poi tutte le luci che, te lo ripeto, andate a vedere il video che ho fatto anche un video per quanto riguarda l'infotainment, quindi adesso non ne parleremo più di tanto perché ho fatto un video dedicato al display, al driver display che abbiamo qui davanti e al display principale. Voglio solo farvi vedere una piccola chicca. Adesso mettiamo il freno, accendiamo, ok, l'accensione è questa, si vedono un po' le ditate, quello sì, ok, tac, e poi sapete che lo schermo può girare di 90 gradi, metterlo in verticale per usarlo tipo tablet come siamo abituati a usare i nostri cellulari, quindi lo rigiriamo ed eccoci qua. Poi per il resto del video andate a vedere quello che ho fatto speciale infotainment, che di sicuro può essere utile a qualcuno per vedere quante funzioni ha. Qui abbiamo il nostro cassettino, anche questo ammortizzato. Ci sono delle chicche, dei pro e dei contro secondo me. Molto curato la parte anteriore del passeggero, poco curata la parte posteriore dei passeggeri. Ecco qua le maniglie e questa è la vista anteriore verso quella posteriore. I sedili sono molto belli e comodi e di spazio ce n'è in abbondanza. Bene signori, adesso cosa facciamo? Andiamo a fare una prova su strada. Oggi è domenica, io la userò tutta oggi, stamattina e oggi pomeriggio. Andiamo a fare questo giretto che vi dicevo prima, così facciamo un test su strada e poi lì alla fine farò le conclusioni per vedere quanto ha consumato. Adesso l'autonomia che mi dà è di 317 km a pieno carico della batteria, quindi 43 kW carichi.
ma voglio vedere ora di questa sera com'è andata. Ripeto, farò un giro solo per strade statali e provinciali, tutte in pianura, e vediamo come va. Dai, andiamo a fare il giro. Dimenticavo, prima di partire volevo farvi vedere alcune particolarità. Quando dobbiamo entrare in auto, le chiavi possiamo tenere tranquillamente in tasca. Non sono keyless, nel senso che io arrivo e non si apre la porta, ok? Ma bisogna premere questo tastino qua e lei si apre. Andiamo via, vogliamo chiuderla? Bene, chiudiamo e via. Le chiavi possono stare sempre in tasca. Altra particolarità è qua, vedete c'è scritto NFC. Che cos'è? È un sistema per quanto riguarda smartphone e smartwatch, quindi io con il mio smartwatch posso registrare tramite l'app la mia auto, arrivo, appoggio qua e si sblocca tranquillamente. Quindi le chiavi posso anche fare a meno di utilizzarle, grazie all'NFC. Sono particolari che fanno la differenza. Signori, andiamo a fare il giretto così vediamo come va. Eccoci qua in auto, abbiamo percorso all'incirca una trentina di chilometri. Vedo che comunque i consumi sono sui 15,5 kWh per 100 km. Sentite questo beep continuo di tutti gli assistenti che bisogna per forza stare con la vista sulla strada, bisogna rispettare tutti i limiti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono abbastanza invasivi, diciamo così. L'auto confortevole, c'è qualche fruscio appena appena, il sedile è bello comodo, poco da dire, è fatto bene secondo me per essere il livello di auto che è comunque un'utilitaria, un bel navigatore, un bel display grande e poi per il resto soprattutto dei buonissimi ammortizzatori, non è una tavoletta, non è un'auto che dondola tanto, sono tarate perfette secondo me, almeno per il mio stile di guida molto bene. La frenata rigenerativa è messa a livello alto, dopo il ritorno lo farò a livello basso, è abbastanza corposa, diciamo così, si sente che quando frena, soprattutto quando si arriva in rotonda, si sente. Per il resto nient'altro da dire che l'auto va bene, i consumi mi aspettavo qualcosina in meno sinceramente, perché abbiamo consumato il 17% della batteria in 35-36 km adesso. Non è poco, non è tanto, però dobbiamo considerare anche le temperature esterne che sono di 3 gradi. Bene, tra un po' siamo arrivati alla nostra prima meta e poi facciamo un riassunto veloce. Eccoci qua, siamo arrivati, diamo un attimo un'occhiata quando si spegne l'auto, fa un riassunto totale. Vedete? Chilometraggio 23 km e 1 perché ci siamo già fermati su un altro posto. Quanto abbiamo consumato? 3,3 kWh. Tempo di guida 40 minuti. Però adesso io volevo fare un attimo, se non si... ecco. Ok, la riaccendiamo un attimo. Andiamo a vedere qui nelle impostazioni come siamo messi. Allora, andiamo su impostazioni. Abbassiamo la radio. Ecco, una cosa alla radio che quando si riaccende l'auto parte col volume alto, non da come si è lasciato. Una cosa strana questa. Comunque andiamo a vedere energia, giusto per fare un recap. Batteria al 71%, carica e scarica. Qua abbiamo la varia consumo di energia. Allora abbiamo percorso 156 km dall'inizio, ma non è questi i chilometri che abbiamo fatto noi, perché io avevo già 55 km. E il media è consumo medio cumulativo di elettricità 15,7 kWh per 100 km. Non è poco, cioè consuma abbastanza, perché se io guardo qua consumo medio dell'elettricità 15,2 kW, non è poco affatto, perché è lo stesso risultato che avevo avuto con altre auto elettriche più grandi. Qui abbiamo 80 cavalli se non sbaglio, e la batteria è grossa sì, però i consumi sono elevati. Pensavo qualcosina meglio. Adesso vediamo quando torniamo a casa quali sono i risultati finali. Comunque abbiamo fatto tutta strada statale e strade da 70 a 90 km/h massimo di velocità, rispettando sempre i limiti. Vediamo dopo quando arriviamo a casa. Prima di partire per andare a casa volevo un attimo ripristinare il tutto. Vediamo quali sono i risultati finali. Adesso io qua ho resettato tutto in modo che andando a casa facciamo tutta strada. Adesso vediamo un attimo per andare a casa quanti chilometri abbiamo. Casa sono 59 km, eccoci qua, e saranno tutta strada
per strade provinciali e statali, quindi tutte con limite di 90 km orari. E dopo vediamo quali sono i consumi dopo 59 minuti e 59 km. Bene, ci fermiamo un attimo per una piccola sosta. Vedete che già i consumi si sono abbassati 13,5 perché ho cambiato a frenata rigenerativa in standard. Poi magari sarà anche stata la strada, ma anche questo incide un pochettino. Adesso io faccio stop e l'auto mi fa 4,5 kWh consumati per 35 km,6 tempo di guida 0,7 ore, quindi questo è il consumo. Bene, poi vedremo il finale quanto abbiamo consumato. Bene, eccoci arrivati a casa. Allora abbiamo una media di 13,3 kWh per 100 km. Signori, se calcoliamo che adesso io lo metto sotto carica a casa e più o meno siamo sui 20 centesimi al kilowatt, secondo me sono anche meno di 20 centesimi, ma per quelli che non ci credono sono di più, praticamente per fare 100 km abbiamo un costo di 2,60 euro. Se poi lo caricate alla colonnina, metti che andiamo a 50 centesimi al kilowatt, siamo intorno ai 6,50 euro. Adesso andiamo a vedere un attimo qui nella grafica quanto abbiamo consumato di media. Andiamo consumo di energia, siamo arrivati col 50% perfetto della batteria, quindi un consumo medio totale dell'auto 15,1, quindi sarebbero 3 euro per 100 km, ma il consumo medio, eccolo qua, 13,3 kWh per 100 km, e questo è l'andazzo. Ho messo tutto il generatore di ricarica in standard e questo è quello che abbiamo fatto. Bene signori, io vi saluto con questa conclusione qua. Consuma secondo me un po' di più di quello che mi aspettavo. Pensavo di fare almeno 11 o 12, ma i consumi sono un po' più alti. Forse bisogna iniziare a capirla un attimo come funziona anche la rigenerazione e soprattutto le temperature, che oggi non abbiamo superato gli 8 gradi e siamo partiti con 0 gradi. Bene. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!